Nella storia che voglio raccontarvi oggi abbiamo bisogno di 3 ingredienti. Il primo, una chiesa sconsacrata come quella in cui mi trovo ora. Secondo, un originale collezionista. Terzo, un geniale inventore. Prendete tutti questi 3 ingredienti, shakerate per bene il vostro telefonino e otterrete il video che state per guardare. Se invece avete intenzione di guardarlo dalla Smart TV, vi direi di non farlo. Vi ricordate di questa chiesa sconsacrata? Ne ho parlato in un mio precedente video, nel quale potete ricostruire la storia. È la chiesa di San Bartolomeo ad Abbadia Lariana, che Alessandro Longoni ha acquistato qualche anno fa. L'originale collezionista l'ha restaurata e la sta lentamente trasformando in un'attrazione a pochi metri dal sentiero del viandante, ogni giorno meta di passaggio di centinaia di escursionisti e camminatori. Alessandro ha collocato in questa chiesa delle statue decisamente particolari. Una, per esempio, la vedete qui, Alberto Sordi vestito come il vigile nell'omonimo film Il Vigile degli anni 60, ma anche alcune motociclette molto particolari. Le vedete, Moto Guzzi originali, proprio perché è un grande appassionato di Moto Guzzi. Ne ha collocate dall'ultima volta che sono venuto qua altre, che a breve andremo a scoprire e chiederò qualche curiosità, ma non solo. Perché Alessandro è anche un grande appassionato di un grande personaggio del Novecento che ho raccontato in 1000 salse sul mio canale, Pietro Vassena. Trovate la playlist in cui racconto tutto su di lui, ma per chi non l'avesse ancora spulciata, faccio un'estrema sintesi. Pietro Vassena è un inventore nato nel 1897 a Lecco, che con la terza elementare, come titolo di studio, realizzò imprese straordinarie, come il record del mondo di immersione in profondità con il sommergibile C3, da lui stesso costruito. Non solo, realizzò il primo motore bicilindrico a 2 tempi in Italia e decine di motociclette, motori fuoribordo che cambiarono il settore della nautica, più tante altre invenzioni futuristiche, molte delle quali rimasero affascinanti prototipi. Quindi vi starete chiedendo, mica se ne sarà procurata qualcuna da esporre qui, nella sua chiesa, ma figuriamoci. Oppure... Assolutamente sì, un motore Helios per imbarcazioni fuoribordo, una straordinaria motocicletta, la Rumi 125 che ha fatto la storia delle 2 ruote in Italia, e gli Schivas, forse la più suggestiva delle invenzioni del nostro. Questo è un motore Helios 33 di cilindrata che veniva montato su imbarcazioni fuoribordo, è talmente piccolo da poter essere custodito nella custodia di un violino, ed è letteralmente quello che ha fatto il nostro amico Alessandro Longoni, che lo ha inserito in una custodia di un violino con un ritratto del geniale inventore stesso realizzato dall'artista locale Elvira Elia. La Rumi 125 è una delle motociclette più belle prodotte da Pietro Vassena, dal suo grande genio. Montava il motore bicilindrico a 2 tempi, il primo in Italia, che verrà montato anche su altre motociclette della Rumi. Una moto nata dalla grande amicizia tra Pietro Vassena e Donnino Rumi, geniale imprenditore e anche artista bergamasco. Gli Schivas sono forse la più straordinaria delle invenzioni di Pietro Vassena. Camminava nel Golfo di Lecco sulle acque letteralmente con questi sorta di sci d'acqua che erano mossi da una sorta di bastone palmato con cui si dava la propulsione. E insomma Pietro Vassena riuscì addirittura, vi racconto un aneddoto, ad arrivare da un grande personaggio del Novecento come il miliardario Onassis nella laguna di Venezia per proporgli un affare che purtroppo però non ebbe mai seguito. È il simbolo di una persona che, pur non avendo dei grandi titoli di studio, è riuscito a inventare delle cose veramente eccezionali, ed è un precursore dei tempi, perché lui fin dagli anni 50 è riuscito a inventare delle cose che sarebbero attuali già ancora al giorno d'oggi. E nel campo motociclistico, che è un campo di cui io sono molto appassionato, è riuscito a produrre una delle moto più ambite e di grandi prestazioni, che è il Rumi 125 bicilindrico a 2 tempi, che è una moto che le persone che non avevano molte possibilità praticamente finanziarie, non avevano molti soldi da spendere, potevano comprare e cimentarsi in queste gare tipo la Milano-Taranto con una moto che era alla portata di tutti. Da bambino avevo un go-kart,
che aveva il Rumi bicilindrico, e quindi ho subito capito quali erano le prestazioni di questo motore, che erano eccezionali, e subito dopo mi sono messo in pista per recuperare un Rumi bicilindrico sport originale completamente. Dopo tante ricerche a un prezzo contenuto sono riuscito a trovarlo e sono riuscito a portarlo qui dentro insieme a queste grandi invenzioni come per esempio gli Schivas o l'Helios. Siccome noi siamo tutti viandanti, e questa è la chiesa per eccellenza del viandante, i viandanti come viaggiano? I viandanti viaggiano a piedi, i viandanti viaggiano sull'auto oggi o sui cavalli un tempo, e viaggiano anche sull'acqua. Il grande Pietro Vassena si racconta qui nella zona, nel paese, che lui passeggiasse alla domenica con questi Schivas sul lago in giacca e cravatta, ed erano stabilissimi, perché anche quando passavano le imbarcazioni grandi e facevano l'onda, lui riusciva sempre a stare in piedi su questi sci. Questi sci qui servivano per camminare sul lago come una canoa, però non era una canoa perché uno si trovava in piedi. Diciamo che sono, secondo me, i precursori della famosa tavola, che con il remo che è stata inventata, è stata inventata pochi anni fa. Questa moto qua è la famosa P175, che è uscita al Salone del Motociclo nel 1932, ed è è la prima moto Guzzi di serie, una delle prime che ha le valvole in testa, e quindi era una moto che a quell'epoca veniva venduta come moto che riusciva a raggiungere i 100 km/h. Naturalmente doveva esserci su una persona molto leggera. Questa moto è denominata GT16 2VT, è stata costruita dal 30 al 34 ed era una moto molleggiata, aveva il molleggio posteriore e aveva il motore con le valvole in testa, e con queste moto si facevano delle competizioni stradali, perché aveva una grande stabilità anche sullo sterrato avendo il molleggio posteriore, e quindi riusciva a guadagnare in velocità perché non aveva problemi sulle buche, e in più, avendo le valvole in testa, riusciva a guadagnare una ventina di chilometri all'ora di velocità. Questo è il famoso V7 Sport, che aveva il telaio costruito dall'ingegner Tonti alla Guzzi durante un periodo particolare, che era il periodo degli scioperi, e lui si dice che andasse alla Guzzi anche di domenica sfuggendo ai picchetti per progettare questo tipo di telaio, questo tipo di motore, ed è la prima Guzzi che porta il cardano, perché le altre Guzzi prima di questa avevano la trasmissione a catena praticamente, e si dice che l'ingegner Bernardi che veniva dall'MV abbia progettato questo tipo di cardano, e lui, fra parentesi, è venuto qua a vederla e è rimasto anche abbastanza emozionato perché si è ricordato dei tempi passati. È più forte di me, non riesco a non imbattermi in Pietro Vassena e nelle sue incredibili invenzioni, e sia chiaro, sono soltanto contento di farlo. E voi cosa ne pensate di questa straordinaria chiesa? Fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, aiutatemi a far crescere il canale. Se volete, condividete questo video con un amico via WhatsApp, mi darà una grande mano. Noi ci vediamo alla prossima!